Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, buon sabato, bentornati sul canale. L'Inter prova la stretta per Romero. Andremo a vedere quelle che sono le ultime tra i contatti che ha avuto l'Inter con l'entourage del calciatore e soprattutto come cambierebbe l'Inter anche dal punto di vista delle caratteristiche, perché non è semplicemente un salto di qualità, è anche avere delle caratteristiche differenti e come ecco sarebbe amalgamata poi la retroguardia nerazzurra. Andremo a vedere poi le altre ultime tra il ritiro che oggi si concluderà e la sfida di domani contro il Karlsruhe. Andiamo con ordine, iniziamo ecco come al solito prendendo spunto dai quotidiani in edicola oggi e come sempre io vi ricordo anche un bel like al video, l'iscrizione al canale per dare un grandissimo supporto con due semplicissimi clic. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport dove si legge Romero si stringe, formula Kanji così può arrivare, l'Inter ora ci crede. Il Tottenham vuole 50 milioni per il difensore argentino, ma i nerazzurri pensano al prestito con riscatto a condizioni facilmente raggiungibili. Proseguiamo poi sul Corriere dello Sport e leggiamo Romero, l'Inter sgomita. Vede gli agenti del Cuti e si prepara a sfidare Barça e Arsenal. Il difensore è pronto a tornare in Italia, i nodi, lo stipendio, il costo del cartellino e la concorrenza. E poi andiamo a vedere anche su Tutto Sport dove leggiamo Ausilio vede l'agente, c'è l'ok per Romero. Il DS dell'Inter incontra Palermo intesa su un ingaggio da 5 milioni fino al 2031. Adesso bisogna chiudere col Tottenham. Buone notizie per quanto riguarda il vice campione del mondo, però attenzione a Barcellona e Atletico. Decisivi i tempi dell'operazione. Praticamente è un'operazione che insomma l'Inter sta cercando di impostare, è un nome sul quale l'Inter spinge. Ad oggi però, dal mio punto di vista, a dire l'Inter è vicina al Cuti Romero, insomma ce ne passa perché ci sono tante difficoltà in questa operazione. In primis, come detto, il costo, perché il Tottenham chiede 50 milioni, l'Inter non vorrebbe andare oltre i 40 milioni e quindi anche qui c'è una distanza non incolmabile, ma insomma una distanza comunque importante. Poi magari il Tottenham può essere interessato alla cessione di Romero perché ha un reparto difensivo al completo, ha acquistato due difensori. Romero è un nome che è in uscita, tanto è vero che è stato proposto dallo stesso Tottenham all'Inter quando ci sono stati contatti per Spence, quindi è chiaro che qualcosa da quel punto di vista ecco, potrebbe cambiare. Ci potrebbe essere margine di trattativa, però comunque rimane un prezzo importante. Poi c'è un Inter che lavora sul prestito con obbligo di riscatto a condizioni praticamente scontate e su questo naturalmente bisogna trovare la quadra col Tottenham, perché vediamo anche le schede che abbiamo visto anche in uno degli ultimi contenuti, ecco questi per esempio sarebbe il valore del prestito, ho ipotizzato un prestito oneroso a 5 milioni, potrebbe essere anche qualcosa in meno, quindi su un contratto di un anno, tra ammortamento e ingaggio lordo sarebbe un costo annuale di 14,25 milioni. Costo quindi superiore a quello che solitamente fa l'Inter, costo che secondo me però l'Inter potrebbe permettersi, soprattutto dopo qualche uscita. E poi invece il riscatto, ecco, ipotizzato il riscatto a 35 milioni e quindi in questo caso poi andrebbe a pesare annualmente per 16,25 milioni. Se il riscatto invece dovesse essere sui 40, basta aggiungere soltanto 1 milione di ammortamento, quindi 40 diviso i 5 anni di contratto, e il costo annuale sarebbe sui 17,25 milioni. Costo importante, costo che non è detto OH3 sia disposto comunque ad abballare, però insomma si lavora, poi bisognerà ecco come al solito convincere il fondo. Dicevamo, l'altra difficoltà è legata all'ingaggio. Tutto Sport riporta già un principio di accordo, però, insomma, da quel punto di vista penso che se l'Inter va a trattare Romero, sa già che l'ingaggio sarà importante. Al Tottenham percepisce quasi 6 milioni all'anno, circa 5,6 milioni all'anno di ingaggio netto, quindi sotto i 5 sicuramente non si può scendere. L'altro punto, decisamente più complicato, è l'interesse che sta riscuotendo Romero, perché c'è interesse dalla Premier, c'è l'interesse dell'Atletico che però ecco non ha mosso ancora passi ufficiali, non si è mosso con l'entourage, non ha accelerato un semplice interesse, c'è l'interesse del Barcellona che però anche lui deve probabilmente ecco, fare un'uscita in difesa prima di accelerare su Romero, all'alternativa Laporte, quindi insomma diciamo che al momento l'Inter è in vantaggio rispetto alla concorrenza perché ha mosso passi ufficiali, come però abbiamo letto poc'anzi il punto è sempre il tempo.
è quel tempo che molto spesso all'Inter passa tra i primi approcci con l'entourage e poi all'offerta, oppure tra la prima offerta e il rilancio. Ecco, in questo tempo le altre squadre che in questo momento sono più distanziate dall'Inter, naturalmente possono recuperare terreno, perché magari muove passi l'Arsenal, si presenta con l'offerta da 45 milioni per esempio dal Tottenham e lo porta via, quindi chiaramente anche qui bisognerebbe cercare di essere più rapidi. Chiaramente molto va ad incidere anche la gestione del fondo, perché magari, come abbiamo visto anche ieri, il potere di firma di Marotta, di Marotta o meglio è genovese, l'altro membro del CDA, arriva a 20 milioni, bonus compresi, quello di Marotta e Ausilio a 10. Quindi chiaramente bisogna attendere sempre gli ok dal fondo per questo tipo di investimenti. C'è bisogno insomma di convincere il fondo che è un investimento che può portare comunque valore alla rosa. Secondo me anche su questo l'Inter non vuole andare oltre i 40 milioni, perché magari a 45 più 35, insomma potrebbe essere quel prezzo dove Romero viene pagato 40 milioni, può valere tranquillamente anche una decina di milioni in più, perché è un calciatore comunque di esperienza internazionale e quindi comunque porterebbe valore alla rosa, che non significa fare player trading, attenzione, perché OH3 non ha intenzione di acquistare per rivendere calciatori, ma per aumentare il valore, e questo potrebbe farlo anche con Romero. Andiamo avanti poi e andiamo a vedere anche quelle che sono le caratteristiche di Romero e la differenza con Akanji. Ecco, come cambierebbe l'Inter. Qui andiamo a prendere le statistiche relative alla Champions League, all'ultima Champions League, e sono, naturalmente prendo la Champions perché solitamente è un po' più livellata, ecco, a livello di, sotto l'aspetto della difficoltà, magari fare un confronto tra Premier e Serie A cambia molto per il tipo di campionato, magari per gli avversari la Premier presenta comunque un tasso di difficoltà superiore, però insomma i rapporti, ecco, sotto l'aspetto, ecco, delle varie statistiche, dei valori, rimane simile anche se prendiamo i dati relativi al campionato. E andiamo a vedere, allora Romero più giovane di Akanji, 28 anni contro 31 in realtà, ecco qui viene riportato 30, li ha già compiuti 31 anni Akanji, l'altezza è pressoché simile, sono 2 o 3 centimetri a seconda delle fonti. Andiamo dal punto di vista dei passaggi. Sulla precisione e la precisione nella metà campo avversaria sono pressoché simili. Precisione nella metà campo avversaria leggermente superiore per Akanji. La differenza più evidente sono sulle palle lunghe precise. 1,6 quelle di Romero, il 45%, sulle palle lunghe totali sono precise. Akanji 2,3, il 70%. Ecco il primo punto che risalta. Poi andiamo sotto l'aspetto difensivo e qui sono invece statistiche più a favore di Romero, perché vediamo intercetti a partita 1 contro 0,5, contrasti a partita leggermente superiori 1,4 contro 1,2, palle recuperate a partita 4,5 contro 3,9 di Akanji, dribbling subiti leggermente superiori quelli di Romero, ma comunque sono numeri nella norma, chiusure difensive 3,8 contro 3. Poi ci sono errori che hanno portato al tiro e al gol, uno in più in totale, quello di Romero, insomma non è un dato particolarmente evidente. E poi andiamo sull'aspetto, ecco, più del duello e vediamo contrasti vinti nettamente superiori quelli di Romero, duelli a terra nettamente superiori, 2,4 contro 1,7, seppur la percentuale a favore di Akanji, duelli aerei vinti, ed è questa la grande differenza, 1,9 contro 0,7. Praticamente ecco, tra i due calciatori sono proprio caratteristiche molto differenti. Romero è più per aggressività, per marcatura, duello aereo, più difensore puro. Akanji invece, come abbiamo visto, è un difensore più tecnico, quindi magari non ha quella leadership difensiva che invece può avere Romero, però è un difensore più da impostazione, un difensore da conduzione palla, da precisione anche sulle palle lunghe, cosa importante. Quindi sono due calciatori che potrebbero essere anche complementari in una difesa. Ecco, Romero perché secondo me può essere l'ideale nella difesa a 3 dell'Inter. Poi al di là magari se il costo possiamo ritenerlo corretto o meno, al di là dei 28 anni che comunque permettono al calciatore di avere altri forse 5-6 anni almeno di ottimo livello, perché Romero ha leadership difensiva, riesce a guidare anche i compagni di reparto, ha buone letture difensive ed è lì la grande differenza. Con Romero l'Inter può avere una difesa più alta e ancora più aggressiva, non perché sia più veloce di Akanji, forse
Ecco, lo svizzero è anche leggermente più veloce rispetto a Romero, quindi ha una rapidità superiore, seppur Romero ha una buona accelerazione. Quello che cambia sono le letture e la leadership, anche quando Romero esce aggressivo sull'uomo, perché è un centrale aggressivo ed è quello che chiede Kivu, però ha delle buone letture, quindi significa che non fa delle uscite con irruenza lasciando dei buchi alle sue spalle, ma sono delle uscite dove appunto legge bene la situazione, esce forte sull'uomo, è forte in marcatura, quindi sono quelle caratteristiche che comunque ad oggi mancano alla retroguardia dell'Inter. E lui potrebbe abbinarsi benissimo sia con Akanji sul centrodestra, sia con Bissek, perché per esempio Bissek darebbe forse un pizzico meno di qualità in impostazione rispetto ad Akanji, però più conduzione palla, più spinta, e quindi ecco, comunque sono caratteristiche che insomma, si abbinano bene agli altri difensori. Poi immaginiamo una difesa con Bissek o Akanji, per esempio Romero, Bastoni, le alternative appunto Bissek, ci sarebbe Pavard, c'è Carlos Augusto che viene utilizzato in difesa, insomma aumenterebbe nettamente la qualità difensiva. Come detto, Akanji più difensore puro, aggressività, marcatura e leadership, Romero, Akanji invece più per magari impostazione, più per qualità, forse un pizzico meno di leadership, anzi sicuramente meno leadership, e secondo me anche un po' di concentrazione in meno rispetto a Romero. Quello che dovrebbe migliorare il centrale argentino è forse sotto l'aspetto dei cartellini. Ecco, per esempio l'ultimo anno in Premier ne ha subiti tanti. Vero che va sottolineato che era un contesto dove il Tottenham ha fatto tanta fatica e quindi chiaramente magari era portato a commettere qualche fallo in più. Per esempio 2 anni fa non aveva lo stesso numero di cartellini, però certo è un aspetto dove bisogna fare attenzione in Serie A, dove magari l'arbitro è meno permissivo rispetto alla Premier. Però insomma dal punto di vista tecnico secondo me è il centrale che chiede Kivu e quello che servirebbe all'Inter. Il dubbio qual è più che altro sulla gestione di questo mercato? Qualcosa che ho sottolineato già in uno degli ultimi contenuti. L'Inter parte per andare su Palestra, salta Palestra, va su Calaili ed è una scelta comprensibilissima. Ad un certo punto valuta gli altri esterni, sposta il focus sul difensore. Quindi c'è anche quest'anno, vediamo questo cambio di obiettivi, cambio di ruolo. Poi non escludo, magari ecco, arriva Romero, prendiamo un buon quinto, qualcuno fa il nome di Perisic, io non escluderei neanche un giovane, però ecco, valutandone bene i margini di miglioramento, le caratteristiche, non uno da adattare o mettere lì tanto per, e quindi l'Inter può fare il salto di qualità. La perplessità è sempre su questo cambio di obiettivi. L'Inter parte dove la priorità è il quinto a destra, poi sposta il focus sul centrale della difesa, che è un ruolo che serviva, però nelle priorità, insomma abbiamo visto nelle settimane scorse, il quinto era la prima priorità. Poi ribadisco, il nome di Romero mi trova assolutamente d'accordo. Proseguiamo sugli altri articoli e leggiamo: tornano i primi nazionali, ecco Ciala, Sucic e Bonni. Rientrano ad Appiano e poi faranno parte ecco, della spedizione della tournée in Asia, quindi sono i primi rientri da parte di chi è stato impegnato al mondiale. Per quanto riguarda invece Massolen e Aslani, è probabile che loro non facciano parte della tournée asiatica, sicuramente non saranno della partita di domani perché hanno avuto dei problemi muscolari, stanno valutando lo staff medico, però insomma anche la tournée è a forte rischio per entrambi. E andiamo avanti con gli articoli, leggiamo su Tutto Sport: test con il Karlsruhe, Diouf va ancora a destra, davanti tocca Esposito. Domani praticamente ci sarà, possiamo dire, la prima vera amichevole stagionale precampionato dell'Inter, visto che c'era stato il test, ma insomma era poco più di un allenamento contro l'Asen, i proprietari ecco, del centro sportivo dove si allena l'Inter, i padroni di casa di quel centro sportivo. Domani comunque è una squadra di Zweite Bundesliga, quindi la Serie B tedesca, squadra, test già leggermente più importante, test che può dare le prime risposte, dove Diouf che sarà schierato ancora da quinto a destra e quindi sarà interessante capire anche quali sono i miglioramenti, non soltanto per spinta, perché sappiamo, ecco, quando deve spingere magari va a creare scompiglio, poi c'è il punto di trovarsi a piede invertito, quello che abbiamo detto sull'ampiezza, sulla ricerca della profondità, però sappiamo se lui deve andare a creare scompiglio ci riesce. E il punto qual è? Capire come l'Inter va a sfruttare appunto l'ampiezza, chi va a sfruttare l'ampiezza con Diouf a destra, posizionamento difensivo, letture difensive,
Quindi è chiaro che quello è un processo sul quale l'Inter dovrà ancora lavorare. Stankovic in cabina di regia, che sia nel primo o nel secondo tempo, perché come al solito ci sarà la solita girandola di cambi, però insomma anche lì è un calciatore interessante da tenere d'occhio. E poi ci sono magari ecco, altre situazioni. Una può essere Luis Enrique che potrebbe essere schierato a sinistra come per uno spezzone contro l'Asen, e anche lì c'è da capire come l'Inter va a sfruttare l'ampiezza con magari due quinti a piede invertito. Sapete, ho detto più volte che è una soluzione che non mi piace particolarmente, il quinto a piede invertito, però sembra una soluzione che Kivu vuole percorrere, ecco, un modo diverso di giocare, sarà interessante capire. Tra l'altro domani, ecco, personalmente la seguirò direttamente dallo stadio, quindi sicuramente si può capire qualcosa in più dal punto di vista tattico a dispetto delle riprese televisive. Come detto, oggi finisce anche il ritiro, e il ritiro che è stato a Donaueschingen proprio perché c'erano dei lavori ad Appiano, e leggiamo sulla Gazzetta dello Sport: Appiano e Interello, investimenti per 100 milioni. Il progetto prevede nuove strutture per prima squadra e under 23. Saranno praticamente riammodernati spogliatoi, per la fisioterapia e l'area medica, uffici dello staff tecnico, magazzino, campi dell'Under 23, spazio dedicato ecco, agli analisti, insomma piscine, sauna, bagno turco. Praticamente OH3 ha stanziato questi 100 milioni per far fare un netto salto di qualità anche al centro sportivo, ed è l'ennesima dimostrazione che OH3 non è che non stanzia soldi, li stanzia quando sa che può valorizzare, che poi un giorno, che sarà tra 3, 4, 5 anni, che andrà a rivendere l'Inter, sono degli investimenti che poi porteranno un introito, perché nel momento in cui OH3 andrà a rivendere l'Inter e ha un centro sportivo di tutto rispetto all'avanguardia, è ovvio che quello è un centro sportivo di proprietà della società Inter, e quindi quando si va a valutare la società si deve valutare anche quel centro sportivo. Quindi è un po' sempre lo stesso discorso. OH3 non è che vuole fare zero investimenti e quindi vuole soltanto provare a vendere al più presto, fare player trading, fa investimenti ponderati dove poi ci può essere una valorizzazione che in futuro porterà ad un maggiore guadagno sulla cessione societaria. Insomma, ragazzi, è un fondo, ragiona sempre per investimenti. Ogni calciatore è un asset. Ogni volta che ci sono dei costi si pensa sempre a quello che può essere il ricavo, ma non possiamo aspettarci qualcosa di diverso. Ecco, l'unica cosa che io ho sottolineato più volte quando poi si va a parlare di mercato è che secondo me andrebbe dato un po' di flessibilità in più a Marotta e Ausilio, e ecco più margine di spesa, più margine anche per andare a valutare, perché come avevamo visto nel contenuto di qualche settimana fa, per esempio OH3 valuta ogni singolo calciatore come un asset, come un investimento, e va a valutare il costo annuale di ogni singolo calciatore. Ci sono delle situazioni, per esempio in questo caso abbiamo visto il nome di Romero, dove il costo annuale sarebbe effettivamente alto se rapportato al resto della rosa dell'Inter. Ecco, se Romero va a pesare tra i 16 e i 17 milioni sarebbe praticamente alla pari di Lautaro Martinez, che è quello che costa di più all'Inter annualmente. Però, per fare un esempio, se prendo un calciatore che mi costa 15 milioni all'anno, dal punto di vista sportivo avrò probabilmente, non abbiamo la certezza, ma probabilmente un rischio in meno rispetto a se ne prendo due che mi pesano 8-9 milioni all'anno. Quindi è su questo che OH3 secondo me dovrebbe dare più peso alle idee di Marotta e Ausilio, e almeno la sensazione che abbiamo dall'esterno è che si valuti sempre dal punto di vista economico, e soprattutto maggiore flessibilità ai dirigenti, che ok, qualche errore l'avranno fatto, c'è qualche gestione che non trova, molti di noi non trova d'accordo, però comunque sono dei dirigenti esperti che in questi anni hanno fatto quadrare sia la parte economica che la parte sportiva. Ragazzi, aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti sul nome di Romero. Se credete che insomma l'Inter possa effettivamente riuscire a prendere il centrale argentino, o se vivremo una nuova estate fotocopia dello scorso anno, se secondo voi può essere il nome adatto alla difesa dell'Inter, se è un calciatore ecco, che potrebbe effettivamente alzare l'asticella della qualità, e insomma su tutto quello che riguarda il mondo nerazzurro, io come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.